Monica, ha fantasia. Il 5% della popolazione ne soffre, lui sospetta di essere tra questo 5%, non riuscire a vedere, a visualizzare nulla. Se mi chiedono di visualizzare una mela, io so che stiamo parlando di mela e non di gatti, ma non visualizzo la mela. Allora, nel suo specifico caso vedo che l'entità mentale persona incide su questo, proprio per il fatto che lui ha come deciso, diciamo così, no? Di essere in questa categoria, ok? Quindi è una maschera, è un'etichetta. Poi c'è l'entità eterica vampiro che, come abbiamo detto, prende energia da quelle che possono essere proprio anche le sue qualità, le sue caratteristiche, le sue peculiarità. Magari lui non ha una particolare attitudine, no, al vedere, ma quel poco che ha, il vampiro, glielo sottrae, in modo che lui veda, si accorga che la sua capacità nel vedere è praticamente inesistente. Questo è il risultato. Ehm, C'è da dire che comunque questa è anche un po' una sua caratteristica, di essere un po' più concettuale rispetto a che visivo, ma ehm, io non la vedo come una cosa così fissa e così immutabile, anche perché la prima immagine che mi ha fatto vedere è proprio un'immagine, una fotografia. Se tu Eh, visualizzassi il suo terzo occhio come un occhio, come lo vedresti? sì, è vero, è piccolo. Come hai presente quando, adesso mi viene in mente un cane cieco, Mm. non è bello aperto, come un cane che magari è cieco perché è stato ferito, quindi l'occhio è molto piccolino, Lo diciamo vedi semichiuso. verticale come occhio, come in alcune illustrazioni? No, orizzontale. Quindi un occhio piccolino, non suo, semichiuso. Sì. L'apertura del terzo occhio dipende da cosa? Cioè, la chiusura dipende da il fluoro, i concimi, cioè i fertilizzanti, le strisce chimiche, chi più ne ha più ne metta, o anche da altro. Chiaro, quelli sono gli aspetti fisici, no? Poi sono i principali, sono gli aspetti spirituali, energetici, ed è quella di accogliere ehm, un altro livello di se stessi. Vincenzo, per esempio, fa molto fatica ad accogliere un altro livello di sé. Ehm, Lui cerca, diciamo così, delle risposte all'interno di un sistema filosofico e di pensiero, non comprendendo che quello è solo come se fosse una specie di scatola da cui lui deve estrarre alcuni strumenti. Finita lì. Poi l'esperienza però deve essere tutta sua. Eh, La adesso, fantasia, dimmi, dimmi. adesso, per esempio, vedo che lui prende come se fosse proprio una sorta di vaschetta in cui ci sono degli strumenti da chirurgo, no? Prende una specie di pinzetta, e inizia a aprire un pochettino questo occhio, sapendo che lo strumento l'ha preso da lì, però è lui che lo sta manovrando, è lui che sta decidendo come utilizzarlo. Sono le sue mani. Mhm. In passato conobbi una persona che parlava di apertura del terzo occhio, fisica anche, cioè gli avevano martellato la fronte e c'erano in effetti delle cicatrici lì. E questo aveva portato in effetti, lui diceva, un'apertura del suo terzo occhio. E così? Allora, questi metodi molto forti, come può essere anche l'ayahuasca, così, però sono temporanei. Se agisci fisicamente, ma per qualunque altra cosa, se agisci fisicamente ottieni un risultato immediato, però non è detto che sia poi consolidato nel tempo.
Anche perché il terzo occhio, sì, fisicamente è lì, però energeticamente non ha una collocazione. Il terzo occhio è quello che permette la comunicazione con il mondo dell'invisibile. Quindi pensare che solo attraverso un'azione fisica si ottenga questa comunicazione è ovviamente molto limitante. La afantasia esiste davvero? A me viene no. Ok. Quindi non parliamo neanche del 5%, di nessuna percentuale. No, è che c'è proprio la volontà anche di incanalare, no? Mm. Certe persone in questa convinzione. Bloccarle. Sì, 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 le hai etichettate così, loro si riconoscono in questa etichetta e pertanto si comporteranno così, prive di fantasia.